L'agricoltura, o meglio il cosiddetto ritorno alla terra, attira tanta gente. Anche qui però si formano due schieramenti contrapposti, quelli che conoscono il settore e ci lavorano e quelli che lo vedono in modo romantico dall'esterno. È un argomento che tira, quindi c'è molto interesse e anche molta propaganda di parte. In questo video ti leggo una parte di un capitolo della guida Non fare questi errori. Ho deciso di dedicarmi all'agricoltura in montagna nel 2010, un'esperienza dalla quale ho imparato tante cose, ma dove ho fatto anche diversi errori. Quando racconto quello che ho fatto, dico sempre che l'erba punge i piedi. Faccio questa premessa perché chi vede l'agricoltura da fuori in modo romantico spesso immagina camminate a piedi nudi sull'erba. Chi invece pratica veramente l'agricoltura non si sognerebbe mai di farlo, soprattutto in montagna. I primi sognano un'erba delicata e rasata come in un campo da golf. I secondi sanno che se cammini in un prato senza scarpe, torni a casa con i piedi come zampogne, quando ti va bene. Già, perché la realtà non è quella del giardinetto all'inglese, ma è una distesa di cose che pungono, graffiano e rovinano i piedi. Nel corso degli anni ho ricevuto molte richieste con domande e curiosità sulle attività della mia azienda agricola, sulle mie esperienze e sui miei radicali cambi di vita e lavoro. Molta gente è venuta a visitare l'azienda e tutti, prima o poi, commentavano con il classico «Beato te!». Eppure non ho mai fatto niente di così speciale o di irraggiungibile anche per tutti loro. La ricerca di una condizione di vita e anche di lavoro migliore e più appagante, si sa, è molto comune. Così come è molto comune la paura di abbandonare le certezze per avventurarsi in nuovi progetti. Tante persone che sono venute a trovarmi nel corso degli anni hanno manifestato questi desideri e queste paure. Nella stragrande maggioranza c'era però anche molta confusione e poca, anzi pochissima conoscenza di quel settore da cui erano attratti. Molti confermavano appieno l'effetto Dunning-Kruger, cioè la tendenza che hanno gli inesperti a sopravvalutare le proprie conoscenze e, dal lato opposto, gli esperti a sminuire le loro competenze. In parecchi hanno avuto addirittura la faccia tosta di voler dare spiegazioni e consigli a me che in quell'ambiente ci vivevo e lavoravo da tempo. Loro che al massimo ne avevano sentito parlare o pensavano di aver conoscenze tecniche solo perché avevano trascorso una vacanza in un finto agriturismo, fatto qualche passeggiata in montagna o perché lettori di riviste patinate e trendy. Non solo pretendevano di darmi consigli, ma si infastidivano quando smontavo molto facilmente certe assurde teorie che si erano costruiti sull'onda di informazioni parziali e esperienze da Luna Park. Queste esperienze mi hanno anche offerto l'opportunità di verificare come, indipendentemente dal campo in cui decidi di impegnarti, c'è sempre qualcuno che ammira o invidia le tue scelte. Mi è capitato fin da quando vivevo e lavoravo in barca, dove tutti vedevano la mia scelta non come un lavoro, ma come una vacanza. Insomma, scambiavano le loro condizioni di ospiti, paganti, serviti e riveriti con la nostra posizione di lavoratori impegnati a rendere piacevole la loro esperienza. Poi mi è capitato quando mi occupavo di simulazione di volo. In questo caso tutti vedevano certe opportunità che avevo, dalla possibilità di volare realmente a quella di incontrare i protagonisti, visitare luoghi particolari non aperti al pubblico e cose simili, e consideravano solo quello. Per loro noi stavamo solo giocando e non pensavano, ad esempio, allo stress per rispettare le scadenze di pubblicazione, oppure alla necessità di lottare ogni giorno e spendere un sacco di soldi per adottare sistemi antipirateria che non vanificassero del tutto e facessero fallire la nostra attività. In fondo, cosa vuoi che sia se qualcuno cracca il tuo software per puro divertimento, invidia o stupidità? E alla fine tu, che di quello vivi e con quello paghi gli stipendi ai tuoi collaboratori, devi chiudere l'attività. No, esisteva solo la visione superficiale del «beato te che fai questo lavoro». Da queste esperienze ho imparato innanzitutto che, indipendentemente da quello che fai, ci sarà sempre qualcuno invidioso della tua posizione o dei tuoi successi e, più in generale, delle scelte che hai fatto. Ovviamente questo è normale e non costituisce un problema finché si limita a qualche commento durante una visita in azienda. Può diventare un problema, a volte anche grosso, quando l'invidia sfocia in azioni che possono pregiudicare o danneggiare la tua attività. Non è una banalità o una cosa da sottovalutare. In conclusione,
Non dimenticare mai che nella tua attività imprenditoriale o artigianale troverai anche questi ostacoli sul tuo percorso, quindi preparati a fronteggiarli nel modo migliore possibile. Non per cinismo, ma ti suggerisco di considerare tutti nemici fino a prova contraria. Se parti con la visione opposta, stai sicuro che avrai parecchio da fare per risolvere i problemi che qualche stupido, ignorante, invidioso disseminerà sulla tua strada. Tali personaggi magari sono già intorno a te, travestiti da amici, quindi fai sempre molta attenzione. Non fraintendermi e non pensare che io sia astioso nei confronti di qualcuno, sono solo realista. Ho sempre cercato ogni forma di collaborazione possibile, perché ritengo che l'incremento di opportunità che può derivare dalle collaborazioni possa essere positivo per tutti. Però non parto mai con visioni buoniste fuori dalla realtà. Non dimenticare che nel momento della disperazione, della fame o del bisogno assoluto, nessuno si farà scrupolo a passare sul tuo cadavere. Questa è la realtà, sebbene sia politicamente scorretto parlarne in modo chiaro.